mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un cappello di lana alla pescatora veramente molto bello, semplice ma allo stesso tempo studiato bene per quanto riguarda gli aumenti. Io ho usato questo filato che ha una sfumatura lunga. Io ho iniziato la lavorazione dall'esterno della cake per avere tutte le sfumature del verde e un pochino di blu alla fine, ma se vi piace potete iniziare dall'interno per avere più una sfumatura blu e poi insomma meno verde. Questo poi lo dovete decidere voi. Io ho preferito in questo modo, ma possiamo anche fare un'applicazione, una piccola fascia intorno. La lavorazione che ho fatto, non ho di solito con questo cappello si va a lavorare, diciamo, la parte degli aumenti, si va a lavorare una riga in costa proprio per far vedere meglio la fascia anche dalla parte bassa. Io ho preferito non farlo, mi piace questo tipo di cappello, insomma, con questa lana che si vede poi benissimo le sfumature. Per il centro, come vedete, del cappello si vede benissimo. Ho voluto lavorare come una girandola, ecco, facendo gli aumenti sempre nello stesso posto, per cui si creano delle punte, e poi sono andata a lavorare senza aumenti e poi gli aumenti che sono alla fine, per cui è super semplice. Andiamo a parlare di misure e poi iniziamo il tutorial. Per quanto riguarda le misure, noi andiamo a lavorare con degli aumenti la parte centrale, qui andiamo a lavorare fino ad arrivare a 17 centimetri questa parte, poi lavoriamo la fascia 9 centimetri e poi proseguiamo in base a quanto ci piace alta. Diciamo che possiamo decidere, quello poi lo proviamo il cappello e decidiamo quanto lo vogliamo un pochino più alta la falda, però questo dipende da voi. È super semplice, perché se andiamo a utilizzare un altro tipo di filato, un filato diverso, voi comunque potete con le misure decidere gli aumenti, perché noi andiamo a fare gli aumenti fino ad arrivare a 17 centimetri, poi sappiamo che dobbiamo lavorare i 9 centimetri e poi per quanto riguarda la falda ci sono gli aumenti, ma decidiamo quanto la vogliamo lunga. Proviamo il cappello, per cui con questi elementi noi possiamo cambiare anche il tipo di filato, perché gli aumenti sono semplicissimi. Basta insomma iniziare a prendere qualche appunto. Allora iniziamo subito con il tutorial. La grandezza del cappello calza dai 55 ai 56 centimetri di circonferenza, per cui diciamo che è una misura standard. Allora vediamo il filato e poi il tutorial. Il filato è il Dolly Avio, è un bellissimo verde che ha delle sfumature lunghissime fino a un blu non tanto scuro, ma più un blu elettrico molto bello. Allora, questo è un 100% lana, sono 150 grammi la cake ed è lunga 1,240 m. Consigliano i ferri 7 e 8, l'uncinetto 5,5, 6,5. Uncinetto 5. Inizio il lavoro prendendo il filo dall'esterno della cake ma non dal centro, per avere la sfumatura verde. Allora adesso inizio con un cerchio magico, realizzo una catenella e vado a lavorare 7 maglie basse proprio nell'anello, per cui entro dentro al cerchio e lavoro la prima, la seconda, la terza, quarta, quinta, sesta e questa è la settima. Vado a tirare il filo. Andiamo a lavorare in tondo. Allora adesso prendo la prima maglia che abbiamo lavorato e vado a chiudere
con una maglia bassa, vedete, senza chiudere con una maglia bassissima, con una maglia bassa. Questa è la prima dell'inizio del nostro giro, la prima, per cui vado a mettere il marcapunti, perché dopo non la troviamo più, conviene mettere il marcapunti. Vado a realizzare tutti aumenti, questo è il primo aumento, rientro sullo stesso punto e ho realizzato 2 maglie. Punto successivo, 2 maglie e punto successivo, 2 maglie per tutto il giro. Adesso che ho terminato, qui abbiamo l'inizio, vedete, abbiamo messo il marcapunti, vado a lavorare la prima maglia, rimetto subito il marcapunti in maniera di non perdere l'inizio e vado a lavorare la prima maglia e un aumento, una maglia e un aumento per tutto il giro. Per adesso abbiamo fatto una maglia e lavoro l'aumento, una maglia e un aumento per tutto il giro. Adesso iniziamo un nuovo giro, vado sempre a realizzare una maglia, metto il marcapunti e vado a realizzare questo giro 2 maglie, la prima e la seconda, e poi l'aumento. In questo giro sono una maglia, la seconda e un aumento. Di nuovo un giro, vado a chiudere, maglia bassa, e in questo giro vado a fare il primo, il secondo, il terzo e un aumento. Per cui vado a proseguire i giri sempre lavorando in tondo, facendo degli aumenti. Questo giro saranno 3 maglie un aumento, poi 4 maglie un aumento, 5 maglie un aumento, 6 maglie un aumento. Adesso io proseguo e vi faccio vedere quanti giri ho realizzato e quante maglie e quanti aumenti. Allora, sono arrivata fino a realizzare 13 maglie e un aumento per tutto il giro. Allora adesso vado a lavorare semplicemente senza fare aumenti. Allora sono arrivata a 17 centimetri di larghezza, che è perfetto per il nostro cappello. Allora vado a lavorare sempre in tondo, per cui lascio il marcapunti in maniera che comunque ho sempre l'inizio della maglia e vado a lavorare senza aumenti in tondo. Fino a un'altezza di 8 cm che adesso vi faccio vedere. Allora mi sono alzata di 9 cm, basta realizzare e andare a lavorare sempre in cerchio in questo modo. Ecco qui, dalla punta, che è questo, faccio vedere meglio, sono 9 centimetri, vedete? Se volete vi dico anche insomma i giri, però voi prendete il centimetro, casomai potete anche mettere un marcapunti e lasciarlo nell'ultimo giro di aumenti, lo lasciate così quando andate avanti, oltre il marcapunti che comunque andiamo a lavorare in tondo, mettete un marcapunti e lo lasciate in maniera che poi andate avanti fino, questo è anche un trucchetto che si può fare, però si vede perché eccolo qui, l'ultimo aumento sono 9 centimetri. Allora adesso dobbiamo andare a fare la falda.
noi andiamo a riprendere gli aumenti. Faccio qui la prima maglia l'ho realizzata, andiamo a lavorare 14 maglie a un aumento, ci andiamo a riprendere gli aumenti che sono stati fatti in precedenza. Abbiamo fatto 13 maglie a un aumento, qui andiamo a fare la prima, l'ho già realizzata, vado a fare tutto un giro con 14 maglie e un aumento. Adesso che ho lavorato la 14ª maglia, realizzo l'aumento. Proseguo fino al termine del giro, continuando a lavorare le 14 maglie e un aumento. Io ho terminato quasi il giro, ho fatto la 14ª maglia e faccio l'aumento. Come vedete vado a finire proprio precisa prima del marcapunti per poter iniziare un nuovo giro, perché comunque andiamo a proseguire gli aumenti che abbiamo fatto all'inizio. Adesso tolgo il marcapunti e vado a lavorare di nuovo un giro di aumenti. Questa sarà la prima maglia, vado a lavorare 15 maglie e un aumento per tutto il giro, ancora degli aumenti. Adesso che ho completato il giro con gli aumenti vado a lavorare 2 giri, per cui il terzo e il quarto, stiamo lavorando ora la falda del cappello, vado a lavorare senza aumenti, per cui adesso il terzo e il quarto giro lo lavoriamo senza aumenti. Terminati i 2 giri senza aumenti andiamo a fare altri 2 giri di aumenti, per cui faremo 16 maglie e un aumento, 17 maglie e un aumento e poi altri 2 giri senza aumenti, per cui andiamo a fare ancora questa sequenza. Ho terminato, come vedete resta un pochino alla fine, un pochino di blu. Ho terminato, io mi sono prolungata di 3 giri senza l'aumento, invece di uno ne ho fatti poi altri 2, l'ultimo l'ho fatto abbastanza stringere un pochino e questo è il nostro cappello. Come vedete è super semplice, si vedono benissimo diciamo le sfumature del filato. Come ho detto all'inizio del tutorial, potete anche iniziare dal centro per poter far vedere di più il blu alla parte e poi alla fine insomma resta diciamo più verde. Allora spero che il tutorial vi sia piaciuto, potete seguirmi anche su Instagram Luana Dolci Riflessi e condividere insomma la nostra passione sul mio gruppo su Facebook. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.